Bentornati. Bentornati alla Boulder Factory Climbing Class. Vi ricordo di iscrivervi al canale, ragazzi, e di iscrivervi anche alla nuovissima pagina Instagram per rimanere sempre aggiornati delle novità e di tutte le cose che verranno fatte appunto qui sul nostro canale. Oggi vi voglio parlare di una domanda che mi viene fatta abbastanza spesso, comunque di frequente. È un qualcosa che soprattutto esiste nelle persone che iniziano da poco, quindi che iniziano a scalare oppure che scalano da non tantissimo, ovvero il credere che ci siano dei muri da abbattere a livello di gradi, tali per cui bisogna chiedersi in che modo riuscire a superarli. E la domanda è questa: in quanto tempo riuscirò a fare un 7A? Allora, perché proprio il 7A e non l'8A? Oppure il 9A, no? Perché è il primo, diciamo, traguardo. Il grado 7 per chi inizia è il primo traguardo che gli permette di affacciarsi a questa presunta e fantomatica alta difficoltà. E per chi passa appunto da questo 6, che comunque ti tiene sempre un po' legato a chi fa ancora questo sport a livello amatoriale, ti inizia a far affacciare a quelle vie che ti richiedono un allenamento un pochino più specifico, una testa un po' diversa e a un approccio mentale un po' più sportivo. Di conseguenza tante persone si chiedono: ma quando e quanto ci metterò a fare questo 7A? Quando lo farò? Ecco, io adesso vi vorrei spiegare quella che sono le mie risposte rispetto a questo tipo di domande e quello che sono i miei pensieri e quello che ho imparato dopo tutti questi anni guardando le persone, rendendomi conto soprattutto guardando quelli che iniziano ad arrampicare. A me, tenete presente bene proprio questa cosa, è successo veramente e raramente di vedere, soprattutto maschietti, perché come sappiamo gli uomini per natura hanno una dose di forza leggermente maggiore, hanno una struttura fisica un pochino più forte delle donne, ma questo non significa niente, perché poi la forza è tutta relativa, però per questo faremo poi un video a parte. Comunque soprattutto negli uomini mi è veramente capitato raramente di rendermi conto che questa persona qua non potesse già essere pronto per fare un determinato tipo di grado, e in questo caso 7A. Che cosa voglio dire con questo? Che già all'inizio tanta gente potrebbe già farlo il 7A con la forza che ha, ok? Con le possibilità, con le potenzialità che ha. Cos'è che non ci permette di farlo? È la scalata stessa. È il fatto che imparare uno sport è sempre difficile e tante volte si fa l'errore di credere che esista una matematicità dietro al concetto di allenamento barra risultato. Quindi quando è che io posso fare un 7A? Io posso fare un 7A nell'esatto momento in cui, ponendo ovviamente il caso che questo 7A sia un emblema concretizzabile, concreto, un qualcosa tangibile, quando imparo a scalare, quando mi dedico a quella cosa. Non quando mi alleno, non quando divento più forte, semplicemente quando imparo a scalare. E quasi sempre questa cosa coincide con la tecnica, quasi sempre coincide con il muoversi nell'elemento e sull'elemento specifico che si vuole affrontare. Se io voglio scalare sulla roccia, se io voglio essere uno scalatore che fa 7A, non ho alternativa che andare a provare il 7A. Se io voglio essere uno scalatore che fa l'8A, non ho alternativa che andare a provare degli 8A. Ovviamente non voglio dire di mettersi ad arrampicare soltanto provando un tiro, soltanto provando le vie che ci interessano, senza addirittura magari fare le vie più facili, eccetera, eccetera. No, io sto semplicemente dicendo che tante volte ci si chiede quando è che arriva questo fantomatico grado, senza accorgersi che
in realtà si sta remando da tutt'altra parte, perché anche se noi andiamo in palestra, anche se ci alleniamo come dei dannati, questo non significa che stiamo allenando la specificità che ci serve per riuscire in una determinata prestazione, in una determinata impresa, oppure in quella determinata impresa che tanto noi vorremmo raggiungere. Se volete essere degli scalatori, andate a scalare.